Sai, ho meditato spesso sul percorso verso il successo e una cosa mi è sempre rimasta impressa: la potente forza di volontà. Sì, proprio così, quella determinazione incrollabile di portare a termine le cose. È come essere al timone di una nave. Puoi avere la nave più possente e l'equipaggio più abile, ma senza tracciare una rotta e avanzare con decisione, oggi finirai semplicemente alla deriva. Vorrei esplorare e condividere con te l'arte di andare oltre l'ordinario per raggiungere una realtà straordinaria. Ora, immagina, se vuoi, una persona simile a ognuno di noi che si trova al bivio di una decisione. Ogni giorno affrontiamo questi momenti in cui le nostre scelte ci definiscono. E in quei momenti non si tratta solo di fare delle scelte, ma di fare le scelte giuste. Non sto parlando di decidere cosa preparare a colazione, sto parlando di quelle scelte che ci mettono in difficoltà, scelte che ci spingono al di fuori delle nostre zone di comfort. Vedi, c'è una forza potente dentro ognuno di noi, una forza spesso non sfruttata. È la capacità di costringerci a fare ciò che deve essere fatto, anche quando tutto in noi vuole procrastinare o evitarlo. Ora, pensa all'ultima volta in cui non volevi davvero fare qualcosa. Forse era una conversazione difficile, forse era un progetto che sembrava insormontabile, una sessione di allenamento intensa, un corso di finanza personale. Tutti ci siamo trovati in quelle situazioni, vero? Quel momento in cui la soluzione più semplice sembra essere «lo farò domani». Ma ecco il punto. Cosa succede quando domani diventa il giorno dopo? E il giorno dopo ancora, finché quella piccola cosa diventa una montagna? Sai cosa? In quei momenti la differenza tra successo e stagnazione si chiama azione. L'azione è la chiave fondamentale di ogni successo. Non si tratta solo di avere conoscenza o talento, ma di utilizzare quella conoscenza per sfruttare quel talento. Potresti avere l'intelletto di Einstein, ma senza azione. È come avere una biblioteca piena di libri che non hai mai letto. Quindi, vediamo adesso come possiamo accedere a questa forza. Comprendiamo come possiamo spingerci oltre la nostra zona di comfort. Impariamo ad agire, anche nei giorni e nei momenti difficili. Il viaggio che stiamo intraprendendo insieme oggi è molto più di una semplice conversazione. Si tratta di un'immersione nel perché di ciò che facciamo. Si tratta di un'opportunità per imparare a comprendere e ad abbracciare il disagio che spesso accompagna la crescita personale. Adesso crescita e comfort non camminano mai di pari passo. Scrivilo questo. Ogni ambito della nostra vita è interconnesso, nulla esiste isolatamente. Questa è una verità profonda che soffonde tutte le sfere dell'esistenza. Eccoti una maestra insegnante filosofica. Tutto influenza tutto. È importante non essere ingenui e credere che certi aspetti non abbiano importanza. Ogni cosa conta, anche se alcune più di altre. Anche se potremmo compatire chi pensa di aver fallito in un solo punto della sua vita, la realtà è che ogni delusione influisce su tutto il resto. Ogni delusione, infatti, fa parte del processo di crescita e sviluppo personale. Immagina di passeggiare intorno al blocco. È quel gesto apparentemente insignificante che alla fine ti porta a mangiare una mela al giorno. E mangiare una mela al giorno, a sua volta, ti spinge a costruire una libreria personale. Questo ti porta a scrivere un diario, scattare foto, fare scelte più sagge con i tuoi soldi e gestire meglio il tuo tempo, le tue risorse e le tue relazioni. È sempre un processo graduale, ma ogni piccolo passo fa la differenza tra successo e insuccesso. Ma per fare sì che questo processo funzioni per noi, dobbiamo imparare ad abbracciare l'arte della disciplina. È l'azione più piccola, parliamo di quell'azione che non sembra importante. Sappi che è proprio quella minuscola azione quotidiana che alla fine fa la differenza. L'autodisciplina è la chiave per fissare obiettivi, la chiave per gestire il tempo, sviluppare leadership e relazioni significative. Senza questa potente chiave, i risultati che cerchiamo saranno fugaci e inefficaci. Devi imparare a sviluppare l'autodisciplina. Ora, desidero essere sincero con te. Non sarà facile. Se fosse facile lo farebbero tutti, ma ti prometto che ne varrà la pena. Perché dall'altra parte della disciplina, dall'altra parte di quel duro lavoro,
c'è la vita che tu hai sempre sognato. C'è una vita in cui sei il padrone del tuo destino e non sarai la vittima delle tue circostanze. L'autodisciplina, amico, amica mia, motore silenzioso che guida il successo, è la forza interiore che ci fa alzare dal letto in quelle fredde mattine in cui il mondo sembra essere contro di noi. È la forza che ci fa andare avanti quando tutto il resto dice basta. Non è solo una caratteristica. L'autodisciplina è uno stile di vita. Ecco il segreto. Il mondo inizia con te. Un mondo migliore inizia nel momento in cui tu decidi di prendere il controllo della tua vita. Vedi, l'autodisciplina significa assumersi la responsabilità. Si tratta di fare scelte, non di trovare scuse. Si tratta di dire no alle cose che ci danneggiano e sì alle cose che ci aiutano a crescere. Si tratta di prendere un impegno con te stesso e mantenerlo. È facile essere disciplinato quando qualcuno ti osserva, ma la vera autodisciplina è ciò che fai quando sei solo. Sono le scelte che fai in quei momenti silenziosi e invisibili che definiscono veramente chi sei. Adesso, per attingere alle ricompense dell'autodisciplina, non si tratta solo di portare a termine le cose, ma si tratta della pace mentale che deriva dal sapere chi sei, dall'avere il controllo delle tue azioni, dall'orgoglio che deriva dal guardare indietro alla tua giornata e realizzare che hai fatto ciò che ti eri prefissato. È la fiducia che cresce ogni volta che mantieni una promessa fatta a te stesso. Questa fiducia, amico mio, non ha prezzo. Questa fiducia illuminerà la tua vita, la tua famiglia, il tuo lavoro, illuminerà il tuo successo. Ricorda che anche l'autodisciplina è una sfida, è un muscolo che ha bisogno di esercizio costante e proprio come ogni muscolo può stancarsi, può sentirsi teso, ma questo è solo un segno che è diventando più forte. Ogni volta che superi la tentazione di arrenderti, non stai solo facendo un passo avanti verso il tuo obiettivo, ma stai anche costruendo muscoli disciplinati, stai insegnando a te stesso che puoi fare cose difficili e che li puoi superare. Pensa all'ultima volta che ti sei spinto oltre la tua zona di comfort riuscendo ad ottenere quel risultato. Come ti sei sentito dopo? Quali sensazioni hai provato? Vedi, questo è il potere dell'autodisciplina. Questo significa anche essere in grado di ritardare la gratificazione. Si tratta di avere una visione più ampia, capendo che il dolore della disciplina ora non è nulla in confronto al dolore del rimpianto. Si tratta di scegliere la soddisfazione a lungo termine piuttosto che quella a breve termine. Zona di comfort, amico mio. È qui che molti vacillano confondendo la strada facile con la strada giusta. Ma tu no, tu sei qui perché sei pronto a scegliere la strada giusta, non importa quanto possa essere impegnativa. Ricorda che l'autodisciplina non significa vivere una vita di restrizioni. Significa vivere una vita di equilibrio. Si tratta di sapere quando lavorare sodo e quando riposarsi, quando spingersi oltre e quando invece rigenerarsi per ricaricare l'energia. Si tratta di imparare ad ascoltare il tuo corpo, la tua mente e il tuo cuore. Sia chiaro che l'autodisciplina non significa che non fallirai mai. Siamo tutti esseri umani, ma l'autodisciplina si misura da come rispondi a questi fallimenti. Lasci che ti sconfiggano o li usi come trampolini di lancio verso un successo. Ogni battuta d'arresto, ogni ostacolo è un'opportunità per praticare l'autodisciplina, per tornare indietro, sollevare la polvere, staccarti da terra e andare avanti con ancora più determinazione. Con l'autodisciplina non c'è niente che non possiamo realizzare, nessun sogno troppo grande, nessun obiettivo troppo distante che tu non possa realizzare. Ora, desidero che tu mantenga l'idea che l'autodisciplina è tua alleata, la tua forza, la tua energia, la guida che ti spingerà verso la tua strada. Coltivala, abbracciala, allenala, in modo che tu possa trasformare la tua vita e giorno dopo giorno tu possa rendere possibile l'impossibile. Grazie per essere stato con me. A presto!